E se ti dicessi che sia Windows 10 che Windows 11 dispongono di un'utility efficacissima per il recupero di file e cartelle cancellati oppure eliminati in vario modo, mi crederesti? E se aggiungessi il fatto che Microsoft tiene relativamente nascosta questa funzionalità al punto che per attivarla è necessario fare una specifica operazione? Purtroppo tutto questo naturalmente è vero, ma c'è anche una piccola garbola, ovvero il fatto che questa utility è un pochino ostica da utilizzare. Ma ti pare che ti porto un problema e non ti propongo anche la relativa soluzione? E allora non perdiamo tempo e andiamo a vederle insieme. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Ebbene sì, devi sapere che su Windows 10 e Windows 11 esiste un comando che si chiama WinFR e che vuol dire Windows File Recovery che, come dice il nome stesso, consente di recuperare file e cartelle cancellati e fare tutto questo con estrema efficacia pari a quella di alcuni programmi professionali che costano fior di quattrini. Se tuttavia sul nostro computer proviamo ad aprire un prompt di MS-DOS e digitare per l'appunto WinFR, ci verrà risposto che questo comando sostanzialmente non esiste. Il che è vero da un lato e falso dall'altro, perché per procurarcelo dovremo fare una piccola operazione. Te la mostro subito. Quello che dobbiamo fare è aprire il nostro Microsoft Store. Non preoccuparti se per caso non ce l'hai qui nella barra, ti basta andare qui sulla lente e digitare Microsoft Store. Vedrai che ti comparirà questo comando su cui potrai cliccare ed aprire tranquillamente lo strumento che ci serve. Una volta che ci troveremo sul Microsoft Store, quello che dobbiamo andare a cercare è Windows File Recovery. Effettuiamo la nostra ricerca e vedrai che troveremo questo software della Microsoft che, come dice la descrizione, ci consente di recuperare dei file importanti che possiamo aver cancellato inavvertitamente. Per installarlo clicchiamo sul pulsante Ottieni ed aspettiamo alcuni secondi che la procedura venga completata. Ecco fatto, Windows File Recovery è stato installato sul nostro computer. Facciamo la prova del 9, chiudiamo a questo punto il Microsoft Store ed andiamo ad aprire nuovamente un prompt dei comandi, possibilmente in modalità amministrativa. Al suo interno digitiamo WinFR come avevamo fatto prima e una volta dato l'invio vedremo che questa volta il nostro comando sarà disponibile. Tuttavia quello che possiamo vedere al suo interno è che il suo utilizzo può risultare un attimino ostico. Infatti, se vorremmo andare a recuperare dei file e o delle cartelle che abbiamo erroneamente eliminato, la prima cosa che dovremo fare sarà inserire un'unità esterna. E questo perché non è mai consigliabile recuperare file e cartelle cancellati sulla stessa unità da cui sono stati cancellati. Potrai utilizzare un disco esterno come questo qui, oppure, come farò io, un banalissimo pendrive, che anzi vado direttamente ad inserire. Ecco fatto, andiamo a verificare e come vedi il mio pendrive compare con la lettera E. A questo punto dovremmo dare un comando piuttosto complicato, e cioè un qualcosa di molto simile a questo che ti sto mostrando. Ma perché complicarci la vita quando c'è qualcuno che ha pensato di semplificarci le cose e possiamo usare un trucchetto davvero intelligentissimo? Te lo mostro subito. Tutto quello che dobbiamo fare è tornare nel nostro Microsoft Store e questa volta andare a cercare WinFR GUI-app. Vediamo che ci compare direttamente come risultato di ricerca, ma anche se premiamo il tasto invio ci verrà mostrato e a questo punto per scaricarla ci basterà cliccare sulla finestra e successivamente sul pulsante Ottieni. Ma che cosa abbiamo appena fatto? Ebbene, abbiamo appena scaricato la GUI di questo programma,
Che cos'è una GUI? Una GUI è una Guided User Interface. Ho parlato difficile, spieghiamolo semplice. Una GUI è un'interfaccia guidata che ci consente di utilizzare un programma cliccando all'interno di una finestra anziché essere costretti, come eravamo prima, ad utilizzare la riga di comando. Questa GUI non è stata fatta da Microsoft, bensì da un'azienda che produce software che si chiama Aomei e come vedi è certificatissima perché anch'essa si trova sul Microsoft Store. A questo punto però chiudiamo la nostra finestra del Microsoft Store e andiamo a vedere come utilizzare questo programma. Molto probabilmente cliccando sul pulsante Start il software ti verrà già proposto in basso come elemento consigliato. Tuttavia per aprirlo comodamente ti basterà digitare WinFR e vedrai che direttamente ti comparirà questa GUI. Clicchiamoci sopra per andare ad aprirla, accettiamo cliccando sul pulsante sì che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo e veniamo avvisati che c'è una nuova versione disponibile. Naturalmente il mio consiglio è di cliccare su download e andare a scaricarla, ma in questo caso per questioni di brevità del video ignorerò la nuova versione e ti mostrerò il programma. Ebbene, come puoi vedere, la prima cosa che ci viene chiesta è di scegliere un'unità dalla quale vogliamo recuperare i nostri file e le nostre cartelle che abbiamo erroneamente cancellato. Io voglio utilizzare l'unità C che è già selezionata. Qualora tu volessi selezionare un'unità diversa, naturalmente ti basterà farci clic su per selezionarla. Io ritorno sull'unità C. La seconda domanda a cui dobbiamo rispondere è su quale unità vogliamo invece salvare i file che andremo a recuperare dall'unità che abbiamo scelto in precedenza. Come vedi è già selezionata l'unità E che, se ben ricordi, corrisponde al mio pendrive, questo qui. Qualora tuttavia tu volessi cambiare questa unità, ti basterà fare clic su questo pulsantino e nella finestra che si apre selezionarne una differente. Infine, la terza cosa importantissima che dobbiamo scegliere è la modalità di scansione. Come puoi vedere, cliccando su questa frecciolina si apre un menu a tendina che ci offre due possibilità: Quick Scan oppure Deep Scan. Il mio consiglio è quello di scegliere sempre come prima la Quick Scan, che è più veloce ma meno accurata, per vedere se già riesce a recuperare i nostri file. Qualora tuttavia con il Quick Scan non recuperassimo, nulla ci impedirà di utilizzare in seconda battuta il Deep Scan. Fatto questo, tutto ciò che dobbiamo fare è cliccare sul pulsante Start Recovery e attendere il termine dell'operazione. Se nel frattempo tuttavia andremo a dare una sbirciatina a quello che sta succedendo sulla nostra unità E, nel frattempo vedrai che sarà stata creata una cartella che si chiama Quick Scan C e se andremo ad aprirla avremo una sottocartella che conterrà tutti i file che saranno stati recuperati, che come vedi ci sono già nel mio caso. Infatti il Quick Scan è stato completato, ha trovato la bellezza di 439 file che erano stati cancellati e che non solo sono stati ripristinati, ma sono stati ripristinati nelle rispettive cartelle. Tutto qui. Mi sono sempre chiesto come mai Microsoft non inserisca di default questo comando all'interno di Windows, visto che è assolutamente utilissimo e che in tanti casi farebbe risparmiare anche dei soldi agli utenti. Va bene che gli manca la GUI, però comunque non inserirlo affatto non mi sembra una scelta che personalmente appoggerei. Ma temo che questa domanda andrà a finire nel mucchio insieme alle altre che riguardano tutte quante le scelte motivate da ragioni imperscrutabili da parte di Microsoft. Ma veniamo a noi e soprattutto ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi faccio con estremo piacere. Il primo infatti va a Dark Player 84 TV Live. Basta, Darty, ti conosciamo tutti come Darty, sei uno dei primi membri di questa community e ti ringrazio molto volentieri per aver rinnovato il tuo abbonamento al canale e quindi bentornato a bordo, anche se non sei mai sceso dalla nostra nave. Altri ringraziamenti importantissimi vanno a Thomas2915, Alex Bocelli, Giorgio Brusasco, perché hanno voluto contribuire alla vita della community con i loro generosissimi super grazie. Ma un ringraziamento speciale
a parte, mi sento di farlo a Enrico Iaci, in arte Nonro Enrico, che con la sua signora ha voluto sì contribuire con un super grazie, ma come vedi davvero davvero speciale ed importante. Sono veramente commosso dal vostro gesto e apprezzo tantissimo il supporto che fornite alla community. Ma manca ancora un altro ringraziamento non meno importante di tutti gli altri, e cioè quello destinato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti, ma non prima di averti dato appuntamento, come di consueto, alla prossima!